Occhi di lince, ciao, eccomi qui, sono tornato, anche Tore è tornato. Eh, una pausa tecnica delle feste, quindi Natale e adesso Santo Stefano, adesso è martedì, cominciamo di nuovo, ok? Ehm, ciao, sono Edo, per chi non mi conosce. Sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo il metodo, non è un metodo, utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Ok? Andiamo alla lezione. Allora, la lezione di oggi è abbastanza semplice perché faccio un'estensione degli stensori delle mani, delle dita delle mani, per cui vado a lavorare molto sulle dita ma anche sulle avambraccia. I flessori, quindi dobbiamo stenderli. Allora, mi metto nella posizione seduto sopra i taloni, avvicino bene le dita delle mani alle ginocchia. Ok. Per chi già non riesce a sedersi, quindi sarà già bisognerebbe proprio cambiare e di metterle proprio più vicino alle ginocchia, quindi più vicino ai piedi. Mettiamo che tu riesca ad appoggiare le mani, vado a flettere i gomiti e spingere le dita delle mani sul pavimento. In questa maniera. Ok? Appoggio e vado. Faccio una quindicina di ripetizioni. 3. Mentre io piego i gomiti, le dita delle mani spingono in quella direzione. Allargo bene le dita delle mani, vado. 1, 2, 3, 4. Potrei fare anche con le dita, cioè dita delle braccia tese e fare soltanto il dondolare con le gambe e quindi i palmi si alzano di conseguenza. Quindi sono due modalità: o mi siedo e fletto i gomiti, oppure braccia diritte e dondola. Ne ho fatti più di 15, però lo facciamo ancora di più. Ok. Bene. Adesso rilascio le dita delle mani, anche i polsi. Nel mio corso, videocorso, che poi sarà il lancio il 9 di gennaio 2023 alle 21 nella mia piattaforma, poi qui sotto lascio il link dove tu potrai andare direttamente senza pagare nulla, gratuitamente partecipare a delle live, partecipare a dei contenuti esclusivi, eccetera, il lancio proprio del corso di neurologia funzionale applicata allo yoga. Poi lì dentro spiego esattamente il perché lavorarci con le mani, con i polsi, oppure anche con le dita delle mani, con i piedi, con la bocca, piuttosto che delle altre articolazioni che abbiamo nel corpo. Quindi, tanto per darti un'idea, in queste articolazioni, in queste zone del corpo, abbiamo una quantità maggiore di articolazione, legamenti, tendini, muscoli, quindi una possibilità, una grande quantità, una maggiore quantità di ricettori che mi mandano delle informazioni al mio sistema nervoso centrale. Poi dopo c'è una elaborazione, eccetera, eccetera, poi il corso spiega tutta una serie di cose, il perché utilizzo le mani, la bocca e i piedi nelle mie lezioni di yoga, quindi prima di iniziare yoga, oppure a metà della lezione, oppure alla fine della lezione. Ok? Cominciamo subito con Adho Mukha Svanasana. Facciamo prima un Adho Mukha Svanasana più corto, parto in quadrupedia,
rilascio il tratto lombare, guardo in avanti, punto le dita dei piedi, espiro, inspiro, espiro, vado. Muovo una gamba e l'altra. Allargo anche bene le dita dei piedi. Giù le ginocchia, piede destro là in avanti. Ok. Appoggio appena appena le dita delle mani a terra e scendo bene col bacino. Le mani al ginocchio. Allora, torno indietro con la gamba destra, faccio una retroversione del bacino, stendo completamente le braccia. Gamba destra, piano piano giù in basso. Resisto con le braccia, quindi il tronco per forza che dovrebbe, va indietro. Vengo dietro, unisco le ginocchia e mi siedo sopra i taloni. 2-3 respiri. E mi giro al contrario. Posiziono in Adho Mukha. Posiziona non la partenza in quadrupedia e adesso Adho Mukha più corto. Giù le ginocchia, piedi sinistro là in avanti e giù le mani. Appoggio le mani sopra il ginocchio, vengo dietro, stendo le braccia, retroversione del bacino e piano piano giù in basso. Appoggio le mani a terra, indietro, mi siedo sopra i taloni. 2-3 respiri. Mi metto con la pancia in giù, una mano e l'altra sopra, quindi la mano destra sopra il dorso del palmo sinistro e la fronte si appoggerà sopra il dorso del palmo e farò la respirazione coccodrillo. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovrei respirare con i fianchi, i lati del tronco e giù la testa. Mi concentro solo questo respiro laterale, la parte anteriore del corpo è schiacciata a terra e di conseguenza il mio respiro si sposta lateralmente dietro. Però mi concentro su questo respiro laterale. Bene, appoggio le mani più in basso rispetto alle ascelle, premo il collo del piede a terra, sollevo le ginocchia, tendo bene le cosce, prima lo sguardo va in avanti, schiaccio il pube verso terra, attivo i glutei, in alto, Urdhva Mukha.
Ora io mi piego l'orecchio destro verso le spalle destre e con l'orecchio sinistro guardo verso in diagonale a sinistra, per cui spingo maggiormente con il braccio sinistro a terra e l'orecchio sinistro in alto, per cui distendo bene lo sternocleidomastoideo. Resetto, in dritto, dritto in avanti e adesso in diagonale. Spingo la mano destra e lo sguardo in diagonale. Resetto in mezzo e mi siedo di nuovo sopra i taloni. 2-3 respiri. Ok. E mi siedo. Allora, ho parlato del muscolo sternocleidomastoideo. Faccio vedere. Allora, mi giro la testa, eccolo qua. Ok? È questo qui. Prendo, se dovessi staccare, allora, se vedi, è proprio, ok, si attacca proprio alla clavicola, questo tratto della clavicola, quindi all'interno, non all'esterno, e va proprio dietro l'orecchio, quindi fa una specie di una fascia che collega la parte posteriore dell'orecchio alla clavicola un po' più verso all'interno. Per cui quando ho detto l'orecchio in alto e il braccio in basso, vedrai che c'è un'estensione molto importante sul sternocleidomastoideo e poi dopo tutta la parte anteriore del corpo. Allora, abbiamo fatto un esercizio di preparazione, possiamo chiamarlo anche neuro warm-up, per le dita delle mani, quindi per i flessori. Poi l'Adho Mukha più corto, non quello allungato, cioè non quello distante i piedi dalle mani, un po' più corto. Abbiamo fatto la posizione con i piedi in avanti, quindi è una variante di Aneya Neasana, e abbiamo fatto l'Urdhva Mukha con una piccola variante che forse magari non l'avevi mai visto, con la testa leggermente inclinata per estendere il sternocleidomastoideo. Ok? Quindi abbiamo fatto una piccola sequenza con una pausa in mezzo di una respirazione tranquilla, cioè non devo portare da una parte piuttosto all'altra, quindi ho cercato soltanto di rilassarmi un attimo prima di riprendere la sequenza. È una piccola sequenza dove tu potrai esattamente utilizzarla magari al mattino o nel pomeriggio, quindi magari 5, 6, 7 minuti, via 3-4 posizioni di yoga. Ok? Bene, oggi è martedì, ci vediamo mercoledì con una nuova lezione. Se non ti sei ancora iscritto, mancano pochi giorni alla fine dell'anno, quindi vorrei anche ad arrivare a 1000 iscritti perché siamo già quasi lì. Se non ti sei iscritto, ti iscrivi al mio canale, poi ricordati di schiacciare la campanella per non perdere neanche una lezione e nulla, ci vediamo lungo le strade. Esterno, steidumar, esterno, 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 come che è? Ok, ok.